Ciao a tutti, siamo qui ad ITER con Mario Merola. Comincerei a chiederti chi sei e di cosa ti occupi qua. Allora, io mi chiamo Mario Merola, come hai detto, sono un ingegnere nucleare, mi sono laureato a Milano, poi ho fatto il dottorato di ricerca anche a Milano. Diciamo, ho passato la mia vita nella fusione nucleare fin dai tempi della tesi di laurea, del dottorato e così via. Qui all'ITER ora sono il responsabile dell'ingegneria, quindi sono a capo del Dipartimento di Progettazione e Ingegneria dell'organizzazione ITER. Ecco, volevamo chiederti qualcosa di più specifico sul TBM, sul Tritium Breeding Module, e quindi che cos'è e a cosa serve in un reattore a fusione? Allora, i due combustibili della reazione di fusione nucleare sono il deuterio e il trizio. Deuterio e trizio sono due isotopi dell'idrogeno, quindi sono due parenti stretti dell'idrogeno. Il deuterio è composto da un protone e un neutrone, il trizio da un protone e due neutroni, mentre invece l'idrogeno, quello a cui siamo abituati, è un solo protone. Ora, il deuterio esiste in natura, quantità molto abbondanti, diciamo ogni metro cubo di acqua contiene 35 grammi di deuterio, mentre invece il trizio non esiste in natura e va quindi prodotto, e quindi viene prodotto all'interno del reattore a fusione nucleare. Viene prodotto mediante una reazione con il litio. Il litio è un elemento anch'esso abbondante in natura. Una tonnellata di crosta terrestre grosso modo contiene 2 grammi di litio. Il litio è contenuto anche nell'acqua di mare nella quantità di 0,18 grammi per metro cubo. Quindi diciamo i due combustibili principali in realtà sono il deuterio e il litio. Tanto per dare un'idea dell'efficienza della reazione di fusione nucleare, il litio contenuto nelle batterie di un laptop e il deuterio contenuto nell'acqua di una vasca da bagno potrebbero produrre energia elettrica sufficiente per il fabbisogno energetico di una persona nel mondo occidentale per 30 anni. Quindi questa è la panoramica generale. Ora il problema principale è quindi la produzione del trizio. Come viene prodotto il trizio? Il trizio viene prodotto mediante una reazione nucleare con il litio, sfruttando il neutrone che viene generato dalla reazione di fusione nucleare con deuterio e trizio. Difatti il deuterio e il trizio, quando si fondono insieme, creano un atomo di elio ed emettono un neutrone. Quindi questo neutrone viene poi fatto collidere con il litio e il litio si scinde in trizio, e poi a seconda della composizione isotopica del litio può essere emesso un neutrone oppure no. Ora, il litio in natura è un elemento che ha numero atomico 3, quindi ha 3 protoni, e esistono due isotopi del litio, il litio 6 e il litio 7. Il litio 7 è quello più abbondante, diciamo oltre il 90%, quindi il rimanente è il litio 6. Il litio 7 ha il vantaggio che restituisce il neutrone che viene utilizzato per la produzione di trizio, quindi diciamo il neutrone colpisce il nucleo di litio 7, il litio 7 si trasforma in trizio, in elio, e riemette il neutrone. Quindi questa è una reazione di per sé molto vantaggiosa in quanto non consuma neutroni. Lo svantaggio di questo, per cui non viene utilizzata in quantità massiccia nella produzione di trizio, è che abbiamo bisogno di neutroni molto energetici, altrimenti la probabilità che questa reazione avvenga diventa rapidamente molto bassa. Invece con il litio 6 ha quella che si chiama una cross section, quindi una probabilità di reazione molto elevata, e quindi la reazione principale per produrre il trizio in un reattore a fusione è in realtà lo scontro fra un neutrone e un nucleo di litio 6, e quindi si produce trizio ed elio. Lo svantaggio di questo è che consumiamo il neutrone, quindi ma non tutti i neutroni prodotti dalla reazione di fusione possono essere utilizzati per la produzione di trizio, perché circa un terzo dei neutroni che vengono emessi dalla reazione di fusione nucleare vengono persi, o perché colpiscono un'altra zona del reattore che non è il breeding blanket, o perché sono assorbiti da altri materiali strutturali, oppure perché semplicemente passano attraverso il breeding blanket.
Quindi abbiamo una deficienza di neutroni che dobbiamo compensare, e questo viene compensato mediante moltiplicatori di neutroni, e a seconda dei sistemi di arricchimento del trizio che vengono studiati, la moltiplicazione neutronica viene effettuata o con il berillio o con il piombo, perché entrambi questi materiali hanno la reazione N2N, quindi vengono colpiti da un neutrone e ne emettono due, quindi raddoppiamo il numero di neutroni, e in questo modo riusciamo ad avere neutroni sufficienti per la produzione di trizio. Anche perché la produzione di trizio deve essere leggermente maggiore di 1, cioè non possiamo per ogni reazione di fusione produrre un solo nucleo di trizio, perché il trizio è un elemento debolmente radioattivo, però comunque ha un tempo di decadimento di 12 anni, quindi una parte si perde, quindi dobbiamo almeno arrivare a un fattore di arricchimento di 1,1, 1,2, 1,3, quindi maggiore di 1. Però questa panoramica che hai fatto molto ampia e molto interessante, ITER però non è ancora in questa situazione di produrre da solo tutto il trizio che consuma, ma farà soltanto dei test con quello che appunto ha menzionato prima Tommaso, il TBM. Sì. Ci puoi parlare di questi test, fino a dove si vuole arrivare con questi test, che cosa si vuole dimostrare con questi test, e se vuoi anche da dove prende il trizio ITER? Ok, allora l'ITER consumerà, quindi non produrrà il trizio di cui ha bisogno, ma il trizio dell'ITER viene preso dal trizio prodotto nei reattori a fissione. Tipicamente i reattori a fissione CANDU sono reattori canadesi in cui hanno l'acqua pesante come elemento di moderazione dei neutroni, e quindi l'acqua pesante praticamente è acqua in cui al posto dell'idrogeno hai il deuterio, e quindi i neutroni della reazione di fissione nucleare trasformano questo deuterio in trizio, quindi i CANDU sono i reattori a fissione che producono trizio per il futuro utilizzo in ITER. Però un reattore, nel futuro reattore commerciale, dovrà avere la capacità di produrre interamente il trizio di cui ha bisogno, per cui avrà bisogno di quello che si chiama un breeding blanket, ossia un mantello che ha la capacità di trasformare il litio in trizio, come ho detto poc'anzi. Però ecco, l'ITER, pur non producendo il trizio di cui ha bisogno, però ha al suo interno il cosiddetto TBM program, ossia Test Blanket Module Program, che è un prototipo, e quindi testerà 4 differenti modalità di produzione di trizio, e quindi 4 differenti test blanket system, come vengono chiamati. Questo perché? Perché ci sono diverse strategie o tecniche per produrre il trizio. Prima di tutto il breeding material, ossia il composto che contiene litio dal quale appunto si produce il trizio, può essere di 2 tipi, o ceramico oppure metallo liquido. Il ceramico è tipicamente basato sul ortosilicati di litio o ortotitanati di litio, che sarebbero molecole composte da litio, silicio, ossigeno, oppure litio, titanio, ossigeno. Questi sono cosiddetti breeder di tipo ceramico. L'altra possibilità invece è utilizzare il metallo liquido, in questo caso si usa un eutettico, litio-piombo, in cui il piombo fa da moltiplicatore neutronico e il litio fa da arricchimento. Quindi come breeder material ceramici e litio-piombo. Poi abbiamo bisogno del sistema di raffreddamento, e questo, anche qui abbiamo 2 possibilità. Abbiamo o il raffreddamento con elio o il raffreddamento ad acqua. Il raffreddamento ad acqua usa lo stesso principio degli attuali reattori a fissione ad acqua pressurizzata, quindi abbiamo acqua a 15,5 megapascal, quindi 155 bar, con un ingresso 280 gradi, uscita 315, e usano lo stesso principio dei reattori a fissione, quindi hanno il vantaggio che si basano su una tecnologia più sviluppata, più commerciale. Invece il raffreddamento ad elio utilizza elio a temperature fino a 500 gradi, a pressioni di 80 bar, ha il vantaggio che consente un rendimento termodinamico più elevato, perché abbiamo temperature più elevate,
e però diciamo ha lo svantaggio che diciamo, la tecnologia è un po' più complessa e poi anche diciamo, il raffreddamento mediante gas è meno efficiente rispetto al raffreddamento mediante acqua. Quindi abbiamo due tipi di breeder, liquido e ceramico, due tipi di refrigerante, acqua ed elio, e li possiamo combinare insieme in vario modo. Diciamo i sistemi che vanno per la maggiore, che verranno testati in ITER, sono la combinazione breeder ceramico con elio. E breeder ceramico con elio testeremo in ITER un concetto sviluppato dall'Europa e dalla Corea insieme e poi un concetto sviluppato dalla Cina. Invece per il raffreddamento ad acqua abbiamo il raffreddamento ad acqua unito al metallo liquido, quindi lithium lead water coolant, sviluppato dall'Europa, e un raffreddamento ad acqua accoppiato con il ceramico, quindi water cooled ceramic breeder, sviluppato dal Giappone. Ecco, l'ITER offrirà un'opportunità unica per la validazione in maniera integrale di questi test blanket system, che avranno in ITER non solo la parte breeder ma tutta la parte a valle del breeder, quindi il sistema di estrazione del trizio, il sistema di raffreddamento, il sistema di purificazione del refrigerante, il sistema di conteggio del trizio che viene prodotto. Quindi diciamo è un'opportunità unica, quindi fornirà conoscenze fondamentali, indispensabili per poi poter costruire negli anni futuri il reattore demo che produrrà energia elettrica. Ecco, a tal proposito, quale ci si aspetta che sia dopo ITER il gap da colmare per un impiego reattoristico? Allora, l'ITER ha come obiettivo quello di colmare, ITER in latino vuol dire il cammino, quindi è il cammino fra le attuali conoscenze della fusione nucleare con quelle che serviranno per il reattore demo. Quindi l'ITER offrirà una conoscenza non solo a livello di fisica del plasma, quindi studiare il comportamento del plasma di dimensioni rilevanti per un futuro reattore commerciale, ma anche, oserei dire, soprattutto a livello ingegneristico, in quanto sarà una piattaforma che consentirà di testare in maniera integrata tutte le tecnologie necessarie per il futuro reattore a fusione. Quindi, come citavo poc'anzi, darà informazioni fondamentali per la fase di arricchimento e di produzione del trizio, ma non solo, diciamo tutta la parte di tritium plant, quindi tutta la parte del processamento del trizio, la parte del reintegro del trizio prodotto nel sistema di fueling, quindi nel sistema di iniezione del combustibile nella camera da vuoto. Poi dimostrerà le tecnologie criogeniche che vengono utilizzate per i magneti superconduttori, che ITER ha l'impianto criogenico più grande al mondo, quindi coprirà tutti questi aspetti. Mi riaggancio a due cose che hai detto prima e anche adesso. Hai parlato di estrazione del trizio, ma magari ai nostri follower piacerebbe sapere un po' di più come funziona, come si estrae, quali sono le complicazioni di estrarre il trizio dal blanket, e a questo punto mi ricollegherei anche proprio al tritium fuel cycle a cui hai accennato a parlare. Che cosa deve succedere al trizio, in quale forma deve poi essere reimmesso nel plasma, diciamo tutto il ciclo che il trizio deve fare dalla sua produzione al suo possibile consumo nelle reazioni nucleari. Allora, il trizio viene estratto dal ceramico o dal lithium lead mediante gas elio, che viene, nel quale viene immesso una percentuale di idrogeno di circa lo 0,1% in volume, e facendo fluire questo purge gas, come si dice in inglese, facendo fluire questo elio con questo contenuto di idrogeno attraverso il breeder ceramico o attraverso il lithium lead, c'è uno scambio isotopico per cui l'idrogeno si scambia col trizio, e quindi questo elio triziato va poi nel tritium extraction system,
che di solito si basa sul principio di trasformare questo idrogeno, il trizio, diciamo, in acqua, quindi in T2O o THO, mediante appositi convertitori catalitici, e quindi poi l'acqua triziata viene o stoccata mediante sistemi di stoccaggio, oppure viene poi in un futuro reattore a fusione viene estratto dall'acqua e rimesso all'interno della camera in cui avviene la reazione a fusione nucleare. Ecco, magari chiedo ancora una cosa che per i nostri ascoltatori può essere interessante. Abbiamo detto il litio 6 è particolarmente importante. Come si arricchisce, ecco, il litio? Allora, in via generale le tecnologie di arricchimento del litio non sono molto conosciute, diciamo, sono abbastanza coperte da proprietà intellettuale. Comunque, diciamo, una delle tecnologie più utilizzate è quella che si chiama COLEX, Column Exchange, nel quale si sfrutta il principio che il litio 6 ha una differente velocità di migrazione dentro il mercurio rispetto al litio 7. Quindi si fa un controflusso di litio-mercurio con litio con una soluzione acquosa, per cui, diciamo, il litio 6 tende preferibilmente a spostarsi nella parte con il mercurio e quindi poi viene estratto da questa soluzione il litio-mercurio. Nei futuri reattori a fusione si parla di arricchimenti del litio 6 dal 30 al 90%, diciamo, come dicevo prima, il litio 6 in natura esiste in quantità minore del 10%, quindi oltre il 90%, 93% il litio 7. L'arricchimento è intorno al 30%, soprattutto nei sistemi di arricchimento che usano breeder ceramici, mentre è molto più elevato, il 90%, nel caso di sistemi che usano il metallo liquido come breeder material. Posso ancora chiedere, sempre a proposito del TBM, ovviamente per testare il blanket c'è necessaria una fluenza neutronica di un certo tipo e ovviamente ITER non partirà direttamente dalla fase nucleare. Ti posso chiedere grosso modo in quale punto si inserisce del percorso di ITER all'inizio del test IBM, per quanto opererà e quanti moduli o varietà, diciamo, ci possiamo aspettare di vedere testati? Allora, diciamo, il fatto salvo appunto che ci sono appunto 4 test blanket system che verranno testati in ITER, 2 raffreddati a elio, 2 raffreddati ad acqua. La parte, diciamo, breeder, quindi la parte proprio quella dove si produce trizio, verrà sostituita diverse volte durante la vita di ITER, durante ogni long term maintenance, quindi tipicamente ogni 2 anni. Questo perché si vogliono testare diversi aspetti specifici. Quindi, diciamo, in ITER verranno prima testate le caratteristiche termomeccaniche ed elettromagnetiche del test blanket system e poi successivamente, in una fase più avanzata, verranno anche testate le caratteristiche nucleari, tipicamente la capacità di produrre trizio, quindi verranno validati i modelli neutronici per la previsione del trizio che può essere prodotto, e poi verrà anche testata appunto la capacità di estrazione del trizio e la capacità poi anche di far funzionare tutti i sistemi a valle, come il sistema di purificazione del refrigerante e così via. Un aspetto fondamentale è che, diciamo, il futuro reattore commerciale avrà un'affluenza neutronica molto maggiore di ITER, quindi, diciamo, circa 2 ordini di grandezza in più. Quindi l'ITER fornirà informazioni fondamentali per validare i codici di neutronica che verranno poi utilizzati per predire il tritium breeding di un futuro reattore commerciale. L'ITER non verrà utilizzato per testare i materiali, in quanto appunto il danneggiamento neutronico in ITER è molto più basso di un reattore a fusione, e per questo per il test dei materiali si usano facility dedicate tipo IFMISF Dones a Granada in Spagna, in cui sono proprio facility sviluppate specificatamente per testare i materiali in condizioni di danneggiamento neutronico tipiche di un futuro reattore a fusione.
Faccio ancora un'ultimissima domanda, magari un po' più generale. Appunto, hai detto che l'affluenza di ITER sarà un paio d'ordini di grandezza rispetto a quello reattore, quindi corrispondentemente la produzione di trizio da breeding sarà anche minore. In quanto però inventario di trizio sul sito, invece ITER è già diciamo sufficientemente interessante per un reattore, visto che il trizio è il principale elemento radioattivo e quindi che è interessante dal punto di vista della sicurezza. Magari puoi farci una panoramica di quanto trizio c'è in ITER, dove è stoccato, dove si trova, eccetera, eccetera. Siamo a livello un po' più generale. Sì, allora, ITER durante il funzionamento all'interno della camera del plasma c'è una quantità di combustibile molto bassa, siamo sotto 1 grammo di combustibile. Questo è uno dei grossi vantaggi della fusione nucleare, che qualunque cosa succeda comunque manca il materiale per una reazione fuori controllo. Il trizio viene in un reattore commerciale, diciamo di circa 1000 megawatt elettrici di potenza, ha bisogno di 4 etti di deuterio e 6 etti di trizio al giorno, ecco, diciamo, contro le 9000 tonnellate di carbone di una centrale a carbone. Chiaramente il trizio viene in ITER, verrà prodotto, verrà processato nel tritium plant, e il tritium plant avrà tutte le caratteristiche necessarie di quello che sarà il futuro tritium plant in un reattore a fusione. Diciamo, l'inventario di trizio all'interno di ITER dipende da molti fattori. L'obiettivo è quello di tenere il più basso possibile l'inventario di trizio all'interno della macchina, e quindi viene previsto durante ogni shutdown o long term shutdown una rigenerazione della camera del plasma, in modo da estrarre l'eventuale trizio che viene intrappolato nei vari materiali. Quindi cerchiamo di rimanere nell'ordine delle decine di grammi o centinaia di grammi, e questo è un obiettivo che diventa sempre più fattibile quanto più ci spostiamo con materiali che si affacciano a plasma, che sono rilevanti per demo. Ora siamo nell'ambito di ITER, stiamo studiando la possibilità di utilizzare il tungsteno come materiale che si affaccia al plasma, e il tungsteno ha il grosso vantaggio che non codeposita trizio, quindi dal punto di vista dell'inventario di trizio della camera del plasma è particolarmente vantaggioso. Bene, allora ti ringraziamo e ti salutiamo. Piacere, Una domanda arrivederci. dagli idioti, che riguarda un concetto con cui i nostri follower sono familiari, cioè il trizio è quella cosa che c'è anche nelle acque di Fukushima. L'idrogeno non l'hanno distinto il trozio dal trizio, e quindi ci sono 20 grammi di acqua triziata esatto, in quindi la chissà gente quante sta tonnellate. preoccupata di questo rilascio. Sì, no, che sia un po' pitturare le unghie alle mosche, nel senso che Pintare le unghie alle mosche non lo segno, perché rende benissimo. No, però ci sono state molte polemiche anche sulla stampa. Per tutti amano la fusione perché non produce scorie, però tu gli dici guarda che nelle cisterne di Fukushima c'è questa quantità di trizio e nella fusione ci sarà quest'altra quantità di trizio, quindi uno magari dice ma non mi piace più la fusione. Sì, no, beh, sai, poi i detrattori le trovano tutte, insomma.